Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di questa telecamera Wi-Fi della Citronics. Rispetto a tutte quelle che ho già recensito, questa telecamera non è impermeabile, quindi significa che nasce per stare all'interno delle nostre abitazioni e viene utilizzata principalmente per andare a monitorare animali domestici, anziani o bambini. Il prezzo di questa telecamera è veramente interessante perché attualmente su Amazon si trova a un prezzo di 40 euro, ma c'è un coupon che la sconta di 5 euro. Quindi ve la portate a casa a 35 euro. Direi il prezzo veramente ottimo. Quindi non ci resta che andare a vedere come funziona. Partiamo subito. Le caratteristiche principali le andiamo a leggere direttamente dalla scatola. Abbiamo detto marca Citronics, modello CTIPC-710C, ma per gli amici Citronics 710C 3MP, che immagino sia 3 megapixel. Allora, riconoscimento della figura umana. Questo è molto importante, come ho già detto in tutte le altre telecamere della Citronics, perché grazie a questa funzione eviteremo di avere falsi allarmi e in Citronics funziona veramente molto bene. Audio a due vie, essendo una telecamera che dal mio punto di vista serve appunto per monitorare un bambino o un animale domestico, avere la possibilità di interagire con chi è nella stanza, quindi con chi è di fronte alla telecamera, è importantissimo. Poi supporta micro SD fino a 128 GB, pan e tilt, ha un pan di 355 gradi, quindi ruota su se stessa di 355 gradi e ha un'inclinazione di 120 gradi, audio tracking, quando viene attivata questa funzione, una volta che la telecamera trova una figura, la segue in automatico, quindi molto importante, e visione notturna in HD. Allora, apriamo subito la scatola, qui abbiamo questa scatoletta dove abbiamo cavo di alimentazione, USB tipo A, USB tipo C, alimentatore, stop per fissarla al soffitto, ma io consiglio di tenerla su una superficie piana, e questa è la staffetta appunto se vogliamo fissarla al soffitto. Andando avanti abbiamo il libretto delle istruzioni, qui abbiamo il QR code da scansionare per andare a scaricare l'applicazione Citronics Pro, naturalmente compatibile sia con dispositivi iOS che con dispositivi Android, e nella guida troviamo tutti i passi da compiere per andarla a configurare. Fogliettino che ci spiega in maniera molto veloce le cose principali, e togliendo questa spugna abbiamo cavo per andarla a collegare al nostro modem e router, perché la telecamera è sia wifi ma può anche essere cablata, e finalmente abbiamo la nostra telecamera. Guardate quant'è piccolina, sta in una mano e soprattutto quant'è carina. Allora, qui dietro abbiamo la porta LAN se vogliamo cablarla, qui la porta USB di tipo C per andarla ad alimentare, questa qui dietro è la cassa e qui sotto abbiamo questo sportellino dove abbiamo la possibilità di inserire la micro SD da 128 GB e il tasto di reset. Prima di andarla ad alimentare andiamo a vedere quali sono tutte le altre caratteristiche principali di questa telecamera. Abbiamo detto che è una telecamera Wi-Fi a 2.4 GHz, supporta una micro SD massimo da 128 GB, supporta il montaggio a soffitto, può essere posizionato su una superficie piana, risoluzione 3 megapixel 2304x1296, ha un panel di 355 gradi, una inclinazione di 120 gradi. Questa telecamera non è impermeabile, quindi va posizionata all'interno della nostra abitazione e, come ho detto, è l'ideale per andare a visionare e controllare un animale domestico o un bambino. Adesso quindi andiamo ad alimentarla e vediamo come si configura. Il cavo ha una lunghezza di circa 1,5 m, quindi andiamo ad alimentarla tramite la sua porta USB di tipo C. Allora, una volta alimentata sento che sta facendo dei rumori, ecco, si è messa in funzione. Aspettiamo quindi che fa tutto il suo ciclo di verifica. Ok, è pronta. Molto velocemente andiamo ad associarla all'applicazione. Citronics Pro è l'applicazione, clicchiamo su più, camera Wi-Fi con cavo, nuovo dispositivo, l'alimentazione è collegata, non è collegata al cavo di rete, vai ad aggiungere, scansioniamo il QR code dietro alla telecamera, la intanto continua a suonare, qui andiamo ad impostare la nostra rete Wi-Fi e andiamo avanti. Ok, telecamera aggiunta con successo. Qui mettiamo sempre salotto, conferma. Come sempre ci dice di cambiare la vecchia password che è admin, quindi andiamo a mettere la nuova password. Ok, una volta impostata la password andiamo ad aprire la telecamera ed eccola qua.
Giriamo subito, mettiamo massima espansione dello schermo ed eccomi qua inquadrato. Naturalmente posso andare a decidere destra, sinistra, su e giù. Non so se riuscire a sentire quanto è silenzioso il motore. Adesso io giro ancora, avvicino al microfono. È veramente molto 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 silenzioso. E questa cosa è importantissima appunto se per dire dobbiamo andare a controllare un bambino che dorme, così almeno non lo disturbiamo. Allora, andiamo a vedere molto brevemente tutte quante le funzioni. Allora, abbiamo detto, tramite l'applicazione possiamo andare ad inclinare e a muovere la telecamera, quindi molto velocemente abbiamo detto 355 gradi o 120 l'inclinazione. Risoluzione già ho messo HD. Qui possiamo andare a fare una foto, cheese. Qui possiamo andare a registrare quello che sto vedendo, quindi giro, giro, ok. Zoom, zoom digitale fino a 4x, eccolo qua, direi neanche niente male, torniamo indietro, possibilità naturalmente di parlare e ascoltare quello 1, 2, 3, naturalmente adesso c'è l'eco, quindi è inutile fare questa prova. Poi altre cose che possiamo andare a fare, ritorno, ok. Qui abbiamo sempre i menu veloci, quindi appunto zoom, zoom più, zoom meno, andare a modificare l'inclinazione della nostra telecamera. Allora, qui possiamo andare ad specchiare l'immagine, ribaltarla, appunto se la attacchiamo al soffitto, ma io ve lo sconsiglio di utilizzare questa telecamera a soffitto. Poi controllo del volume in ingresso, tracciamento intelligente. Poi le altre impostazioni le andiamo a vedere direttamente, questo è quello che ho fatto, le andiamo a vedere direttamente qui. Allora, gestione notifiche allarmi adesso è disattivata, se no riceverei 50 miliardi di allarmi. Naturalmente ho anche la possibilità di andare a modificare la sensibilità, impostazione scheda SD adesso non è messa, quindi la possibilità di andare a gestire la scheda SD. Quindi non ci resta che spostarci in salone e andare a vedere come funziona questa telecamera. Eccomi spostato in salone e come sempre andiamo a fare qualche piccolo test per capire questa telecamera come si comporta. Allora, la telecamera l'ho posizionata dentro una nicchia lì, naturalmente la telecamera va alimentata e adesso mi sono spostato, sono molto lontano, parliamo sempre di una decina di metri e l'immagine è un po' scura perché comunque ho il sole alle spalle, quindi sono controluce alla telecamera. Comunque vediamo come si comporta. Eccomi qua, allora subito sono dentro a questo riquadro giallo, naturalmente ho abilitato il tracciamento automatico e anche il fatto che possa riconoscere la presenza umana. Quindi sono già dentro questo riquadro giallo, io mi sposto, ricordo che sono a una decina di metri, guardate come mi segue bene, vado pure via, vediamo quando ritorno, sono uscito, un pochettino lei ha cercato di venirmi dietro, come ritorno mi ha subito inquadrato e mi viene dietro. Ma di questa cosa ne ero veramente certo perché Citronics su questa funzione è veramente infallibile. Su tutte le telecamere che ho testato non ne sbaglia una. Come in questo caso possiamo vedere che è veramente molto molto precisa. Io mi allontano, mi avvicino e cerca sempre di tenermi all'interno di questo rettangolo giallo e naturalmente se faccio movimenti anche un pochettino più bruschi che mi sposto, lei comunque, avendo attivato il tracciamento automatico, gira con me. Sicuramente questa può anche essere utilizzata come una telecamera di sicurezza perché questa funzione è molto importante, ma come ripeto io la utilizzerei più come telecamera per controllare quello che sta succedendo dentro casa. Quindi per quanto riguarda secondo me il tracciamento di questa telecamera c'è veramente poco da dire. Preciso come sempre, proviamo un pochettino lo zoom. Ricordo 4x digitale e anche come qualità di zoom diciamo non ci possiamo lamentare, va bene. Allora togliamo, allora adesso vediamo la funzione come telecamera di sorveglianza, quindi vado ad attivare gli allarmi, gestione degli allarmi, ricevi notifiche, quindi esco fuori,
già mi ha rilevato, quindi non ho fatto in tempo a fare un passo che già mi ha rilevato. Comunque lo tolgo. Subito, inquadrato subito, all'istante, e già vedo sotto che mi stanno arrivando le notifiche. Quindi anche la funzione di allarme, come sempre in Citronics, è molto molto precisa. Provo a registrare un filmato, sono in HD. Sulla qualità di Citronics c'è veramente poco da dire, sono anni che utilizzo queste telecamere, sono sempre precise, vanno veramente bene e il rapporto qualità-prezzo è veramente ottimo. Adesso l'ultima prova che vado a fare con voi è quella di testarla in un ambiente buio. Vi ricordo che ha una visione notturna a infrarossi fino a 20 metri, quindi smontiamo tutto e andiamo a vedere al buio come si comporta. Buio completo, che è sicuro che non si vede niente, e ecco la telecamera invece cosa vede. Eccomi qui e per essere buio completo devo dire che si vede molto bene. A questo punto amici non ci resta che andare a fare insieme le conclusioni. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Beh, che dire, sicuramente affrettatevi ad acquistare questa telecamera perché con queste potenzialità a questo prezzo difficilmente la trovate. Come sempre nella descrizione del video vi lascio comunque il link per andarla a vedere. Amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. A presto, Flavio!